Il lavoro che ho descritto sopra le caratteristiche dei geni del virus, del polioma e anche dell'SV40 perché sono molto simili, era cominciato al Caltech, però non è stato più continuato lì, ma è continuato in un altro istituto che è il Salk Institute, che si trova alla Jolla, alla Jolla, in parte di San Diego, nel sud della California. Questo è avvenuto per la seguente ragione. Quando, dopo alcuni anni, dopo aver provato che il vaccino contro la poliomielite funzionava bene, il dottor Salk, che aveva prodotto il vaccino, ha sviluppato i suoi interessi in un'altra direzione, cioè nella direzione di cercare di favorire lo sviluppo della scienza assieme allo sviluppo dell'arte. Arte e scienza insieme, questa era la sua idea. Aveva delle possibilità notevoli perché la fondazione, quella si chiama March of Dimes, negli Stati Uniti, che aveva ottenuto i finanziamenti per produrre il vaccino, aveva ancora delle possibilità enormi dal punto di vista dei finanziamenti e lo appoggiavano tutto completamente perché per loro era l'eroe, insomma, che li aveva fatto diventati celebri. E allora, perciò la sua idea è stata quella di costruire un nuovo istituto dove si potesse lavorare sia nella parte della scienza sia che nella parte artistica. E ha cominciato a parlare con molte persone, si è formato un gruppetto di persone attorno a lui, uno dei quali era Jacques Monod, che è ben noto a quel tempo per i suoi lavori di biologia, e altri. E parecchi di questi hanno cominciato a interpellare me per essere uno delle persone che poteva iniziare questo favoloso istituto. E così abbiamo parlato per parecchi mesi o anni anche, direi, e alla fine mi hanno convinto tutti insieme che valeva la pena per me di spostarmi, di lasciare Caltech e di andare allo Salk Institute, che allora non esisteva naturalmente. E mi ricordo che quando questo è stato deciso, Jonas Salk ha deciso che l'architetto che avrebbe costruito questo edificio sarebbe stato Louis Kahn, perché era molto ben noto come architetto in generale, ma specialmente per la costruzione di edifici scientifici. E così io ho avuto occasione di conoscere Louis Kahn, che era una persona molto, molto interessante, insomma molto non usuale, ma molto interessante. E mi ricordo che una cosa veramente importante, pensandoci bene, è che a un certo punto lui mi ha fatto sapere che voleva venire da me per chiedermi, per vedere di che cosa avevo bisogno dal punto di vista del laboratorio. Sì. E allora io ho detto sì, certo, senz'altro. Aspettandolo pensavo, cosa ci vuole, quante stanze, quanti spazi, questo, quello, eccetera, così. Allora lui arriva lì, ci sediamo, e dice, beh, cosa ne pensa? E io dico, comincio, spazi qua, spazi là. Ah, dice, no, questo non mi interessa. Spazi, no. Io voglio sapere com'è che si fa una scoperta. Allora io gli dico, beh, insomma, una scoperta. Si comincia con qualche informazione che esiste, insomma, che suscita domande. Sì. Allora uno pensa magari che possa avere un certo significato, allora va lì, legge tutto quello che è stato fatto per essere completamente al corrente, poi formula un'ipotesi e alla fine, quando l'ipotesi è ben formulata, deve andare nel laboratorio a vedere se è giusto o no. Ah, ma questo è passato a lui. Ma difatti si vede come l'istituto è organizzato. Nel centro ci sono queste due ali di studi. Sì. Di studi, ogni scienziato, ogni capo di laboratorio, anche importanti scienziati, ha uno studio. È uno studio completamente isolato, ma connesso poi da un passaggio al laboratorio.
Perciò l'idea appunto che lo scienziato forma le sue idee nello studio e quando ha l'idea formata va al laboratorio e la prova. Questo è certamente perché effettivamente è così che le cose funzionano. Questo lui ha usato questo per strutturare proprio l'istituto, che è una cosa veramente notevole.